Unravel 2 è una storia che parla di come aiutarsi l'un l'altro, di come riuscire a collaborare e parla anche di amore. Non è possibile infatti riuscire a superare tutti i livelli senza costruire un'affinità, una complicità. I nostri yarni devono entrare in sinergia. Quindi oggi ti parlerò proprio di questo, di come si costruisce una complicità, un'affinità, in particolare nelle relazioni di coppia. Unravel 2 viene presentato con la parola chiave amicizia, quindi ti starei chiedendo come mai ho deciso di parlare di amore. Beh, tutte le esperienze sono soggettive. Io ho giocato a Unravel 2 in coop con mio marito e ho notato che le dinamiche che si creano per riuscire a superare i vari livelli sono le stesse dinamiche necessarie a far funzionare una buona relazione di coppia. Giocando si sviluppa complicità e conoscendo e comprendendo l'altra persona il gioco scorre che è una meraviglia. E quindi oggi ti parlo di amore. Allora mi sento abbastanza qualificata per farlo in quanto la mia relazione supera i 10 anni, quindi dai, tutto sommato ho abbastanza credenziali. In particolare ti lascerò 4 parole chiave che ti saranno utili sia per riuscire a goderti il tuo coop in Unravel 2, sia per avere una felice vita di coppia. Parola chiave numero 1: comunica. La comunicazione sta alla base di tutto. Certo, potresti anche provare a finire Unravel 2 in coop in una muta comprensione, ma i casi in cui può davvero funzionare sono davvero pochi. E certo, non sempre c'è bisogno di parlare, a volte ci si capisce senza dire nulla, soprattutto nelle coppie di lunga data, ma non sempre è così. Ogni tanto ci si capisce al volo, ma molto più spesso è necessario confrontarsi un attimo per capire che cosa vuole fare l'altra persona. Ad esempio, in Unravel 2 devi riuscire a capire se il tuo partner vuole passare dal percorso in alto o dal percorso in basso, se sarà lui ad ondolarsi o se invece sarai tu ad ondolarti col tuo yarning. Insomma, il confronto è necessario, bisogna sapersi parlare, ma soprattutto bisogna saper ascoltare. Quindi il modo migliore per riuscire ad azzeccare il percorso al primo tentativo ed evitare di rimanere incastrati tra un percorso e l'altro è quello di confrontarsi. Ascolta, chiedi, sii curioso nei confronti dell'altra persona. Fai domande, cerca di capire i punti di vista del tuo partner, ma soprattutto assicurati di non aver frainteso e di aver interpretato nel modo giusto quello che lui sta cercando di comunicare. Quindi sii un buon ascoltatore, incoraggia l'altro a parlare di sé, inizia con un bel buongiorno, come stai, e poi ascolta attentamente quello che l'altra persona ti dice invece che scrollare su Instagram o farti i cazzi tuoi. Insomma, ascolta come se quello che sta dicendo l'altra persona ti interessasse davvero. E spero che ti interessi davvero, altrimenti dovresti fare qualche passo indietro e farti qualche domanda sulla tua relazione. Ebbene, parola chiave numero 2, accetta l'altro. Ognuno ha il suo stile di gioco, c'è chi fa più speedrun, chi invece vuole fermarsi ad osservare tutto. In una coppia potreste avere degli stili di gioco diversi, ma non è giusto pretendere che l'altro adotti per forza il tuo stile di gioco. Vedo tantissime persone che si impuntano a non voler accettare il proprio partner com'è. Vogliono imporre il loro stile di vita, la loro idea di pensiero e tutto quanto. Sia chiaro, non sto dicendo che devi far passare all'altro qualsiasi cosa, la vita di coppia è fatta anche di compromessi, però un conto è trovare un compromesso su una situazione e un conto è imporre il proprio pensiero sull'altro. Insomma, ognuno ha dei difetti ed è giusto pretendere dall'altra persona che si sforzi di migliorare i propri difetti, come è anche giusto che tu stesso migliori i tuoi difetti. Ma prima di questo bisogna assicurarsi che quelli che per te sono difetti lo siano anche per l'altro. Ad esempio, parliamo di stili di gioco. Io ci metto un'eternità a fare qualsiasi cosa. Ogni 3 secondi mi fermo ad osservare la piantina, mi fermo ad osservare il cielo, mi fermo ad osservare il background, leggo tutti i documenti ad uno fino a che non li ho finiti tutti. Mio marito invece ha un modo di giocare molto più sbrigativo. Lui gioca molto più velocemente e non ha le mie ossessioni sul voler raccogliere per forza tutto. E per lui giocare con una me che ogni 2 secondi si ferma deve essere una cosa estenuante. Ne sono consapevole, quindi quando gioco in coop con lui cerco di giocare in un modo un po' più fluido.
Allo stesso modo, lui conosce il mio stile di gioco e quindi rallenta un po', cerca di lasciarmi lo spazio e il tempo per osservare quello che mi sta intorno. Se per il mio gusto lui si sofferma troppo poco, io per il suo gusto mi soffermo troppo. Non c'è un modo giusto o sbagliato di giocare, è questione di soggettività. Non è un difetto, di conseguenza lui accetta la mia visione e io accetto la sua e ci incontriamo a metà strada. Nessuno pretende che l'altro cambi il proprio stile di gioco e allo stesso modo nella vita privata nessuno dovrebbe pretendere dall'altro che cambi il proprio modo di pensare. È sbagliato cercare di cambiare qualcuno a meno che non sia quel qualcuno a volerlo fare. Se sei arrivato fino qui e ancora non mi conosci, ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi oppure gli anime. E adesso passiamo alla parola numero 3, coopera. Se sei in un coop e non hai intenzione di cooperare, tanto vale che giochi da solo. Giocare in coop non è mica obbligatorio e anche avere una relazione non è mica obbligatorio. Nel momento in cui scegli di avere una relazione o giocare un coop, sei tenuto a cooperare con l'altra parte. Il tuo partner potrebbe avere qualche difficoltà a riuscire a superare il livello, o potresti averle tu. Oppure potreste aver bisogno di superare il livello con un'azione appunto cooperativa. Insomma, la vita di coppia non è un ognuno per sé, è un gioco di squadra, bisogna aiutarsi e sostenersi e anche migliorarsi a vicenda. Quindi se hai scelto il coop, devi esserci per l'altra persona, soprattutto nei momenti difficili, perché siamo tutti capaci di andare d'amore e d'accordo quando tutte le cose vanno bene, ma è quando le cose diventano complicate, quando si affrontano delle difficoltà, che si ha l'opportunità di trovare una soluzione insieme, di superare quell'ostacolo e di rafforzare la relazione. Quindi tifa per l'altro e fai in modo che l'altro senta che lo stai facendo, perché sentirsi sostenuti dal proprio partner è una cosa davvero importante. D'altra parte, se un tuo compagno di squadra gioca contro di te, che squadra è o no? Quindi aiutatevi a vicenda e collaborate, soprattutto quando il gioco si fa difficile, perché quando il gioco è difficile è perché sta richiedendo una collaborazione. Quindi aiuta l'altro e fatti aiutare, perché se nella coppia cresce solo uno dei due, alla fine si creerà un gap troppo grande, si creerà una crepa. Quindi impegnati a migliorare e aiuta a migliorare anche l'altro. Ciao amore. Ciao belle tavole, le cose, che bello. Muy bien. Quarta e ultima parola. Sentiti responsabile. Se perdi è sempre colpa dell'altro? Beh, nel nostro caso sì, è sempre colpa mia quando perdo. Vabbè, se perdi è sempre colpa dell'altro? È molto facile incolpare gli altri delle proprie sfighe, ma in questo modo non si risolve nulla. Tu sei il protagonista della tua vita, il protagonista delle tue azioni, della tua storia. Il tuo modo di pensare e di reagire sono ciò che ti crea l'opportunità piuttosto che la sfiga. Sei tu che stai giocando e anche se chi gioca con te fa i propri errori, fidati che anche tu fai i tuoi. Sei tu che decidi di concentrarti su ciò che sta sbagliando il tuo partner piuttosto di concentrarti su ciò che stai sbagliando tu. Se il tuo partner continua a cadere e sembra che continui a sbagliare lo stesso punto o che continui a fare sempre gli stessi errori, chiediti se per caso non è anche un po' colpa tua. Stai tenendo bene la presa? Magari non stai lasciando abbastanza corda o magari stai andando troppo velocemente e il tuo partner cerca di arrancarti dietro ma non riesce a stare al tuo passo. Attenzione, non sto dicendo che è sempre colpa tua, però sto dicendo che il tuo contributo è essenziale alla maturazione della relazione. La colpa difficilmente è sempre e solo di una parte, generalmente un po' di colpa sta da entrambe le parti, quindi prenditi la responsabilità della tua parte di colpa. Considera quello che tu stai sbagliando, considera quello che tu puoi fare meglio. Anche perché hai poco potere su ciò che decide di fare l'altro, quindi l'unico modo che hai per migliorare tu la tua relazione è fare tu per primo dei cambiamenti. Cambia le tue azioni, i tuoi comportamenti, le tue parole e vedrai che la relazione cambierà in conseguenza. Eccoci alla conclusione. Allora, è meglio giocare in coop o è meglio giocare da soli e morta lì? Beh, alcuni giochi sono meglio in coop e altri giochi sono meglio da soli. Allo stesso modo, in alcune relazioni si vede cooperazione, si vede amore, si vede la voglia di collaborare, mentre in altre relazioni
è chiaro che non hanno senso di esistere. Giocare in coop. Ok, giocare in coop non è un obbligo, ma è una scelta. Quindi ha un senso decidere di giocare insieme fin tanto che ad entrambe le parti fa piacere. Oltre a questo, è giusto comunque che nella coppia ognuno si prenda i propri spazi, i propri momenti per giocare da solo, sia in senso di giocare che in senso di vivere delle esperienze da soli. È giusto condividere, ma è anche giusto prendersi del tempo per stare da soli con se stessi. E come ci insegna Henri Veltou, e questa la leggo, l'amore non è per frenarci, ma per salvarci se cadiamo o per aiutarci ad arrivare più in alto. E con questa frase poetica io ti saluto. Quindi, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo. E se non l'hai già fatto, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.